Australia centrale 1983. Ai piedi di Uluru sorge l'Inland Motel. È un presidio isolato, l'unico punto di sosta nel raggio di centinaia di chilometri per chi attraversa l'Outback, l'immensa e desertica regione interna del continente. La notte del 18 agosto il bar della struttura è affollato. Tra i presenti c'è un uomo che, dopo una lite, viene allontanato dal locale, ma lui non se ne va. Cammina nel buio verso il suo autoarticolato da 25 tonnellate, mette in moto e punta i fari verso la sagoma del motel. Benvenuti passeggeri del web, io sono Mile e questo è Mile of Crime, il mio contributo per ricordare le vittime e imparare dalle loro esperienze, per riconoscere eventuali segnali. Partiamo? Allacciate le cinture e percorriamo questo miglio insieme. Oggi vi parlo di quello che ha fatto Douglas Crabb. Douglas John Edwin Crabb nasce nel 1948 a Perth, nell'Australia occidentale. Per capirci, Perth è considerata la grande città più isolata del pianeta. Da un lato c'è l'oceano, dall'altro migliaia di chilometri di deserto rosso. Crescere lì, specialmente in quegli anni, significava avere a che fare con un ambiente selvaggio e solitario, un posto che ti modella e ti abitua a contare solo sulle tue forze. In questo scenario la sua non è la storia di un'infanzia difficile. Douglas cresce in una famiglia affettuosa e solida, ha un legame profondo con sua madre Thelma e con sua sorella Flo, due donne che non smetteranno mai di sostenerlo. È un uomo dalle mani d'oro, eccelle nella falegnameria e nella meccanica, ma il suo destino è segnato dal rombo dei motori. Pensate che a soli 14 anni siede già dietro il volante dei colossi della strada. Diventa un maestro della guida dei road trains, quei convogli lunghi oltre 50 metri che sono l'unico modo per fornire l'outback australiano. Guidare quei mezzi in quegli anni era un'impresa estrema, significava stare alla guida per giorni interi su strade sterrate, con temperature che superavano i 40 gradi e senza nessuna assistenza se per caso il camion si guastava. Non c'erano i telefoni cellulari e spesso nemmeno l'asfalto. Se commettevi un errore e avevi un colpo di sonno, nessuno veniva a salvarti. Douglas cresce in questo mondo che non ammette debolezze, diventando un professionista capace di gestire tonnellate d'acciaio in condizioni che farebbero tremare chiunque. Quell'adolescenza passata sulla strada trasforma Douglas in un uomo che vede nel sacrificio e nel lavoro le uniche bussole della propria vita. Con il passare degli anni, quella che era iniziata come una necessità diventa la sua stabilità. Douglas costruisce la sua esistenza un chilometro dopo l'altro, ma non è un uomo che vive solo per il motore. Nella sua vita privata, infatti, c'è un punto fermo, suo figlio Anthony. Nel 1983, l'anno in cui si svolge la nostra storia, Anthony ha 14 anni. È in quella fase delicata dell'adolescenza in cui si cerca un modello da seguire. E per lui quel modello è proprio suo padre. Tra i due c'è un legame solido, fatto di una quotidianità che scorre in modo assolutamente normale. Douglas non è un padre violento o assente, al contrario, è una figura di riferimento così presente che Anthony cresce con un unico desiderio, diventare esattamente come lui. Lo osserva con ammirazione mentre manovra quei colossi d'acciaio e sogna di sedersi un giorno allo stesso volante. Ed è esattamente quello che farà. A 36 anni Douglas appare come un uomo nel pieno della sua maturità, un lavoratore instancabile che mantiene rapporti costanti e sereni anche con la madre e la sorella a Perth. Nulla nei rapporti con i suoi cari lascia presagire quello che vedremo tra poco. È un uomo che ha definito se stesso attraverso la forza fisica e l'affetto di un figlio che lo vede come un esempio. Ma se guardiamo bene, dietro la facciata del lavoratore instancabile e del padre di famiglia, ci sono dei segnali che non si possono ignorare. Non sono eventi eclatanti, ma sono quelle crepe nel carattere che, se sommate, iniziano a disegnare un profilo diverso.
Il punto centrale è il temperamento di Douglas, una persona che somiglia a una polveriera. E il problema è che c'è un elemento che funge costantemente da detonatore: l'alcol. Chi lo frequenta e chi lavora con lui impara presto a conoscere una distinzione netta. C'è il Douglas sobrio, quello che manovra con maestria tonnellate d'acciaio nel deserto, e poi c'è il Douglas che beve. E quando lo fa, quando l'alcol entra in circolo, sembra andare a pescare direttamente quella parte di lui più cattiva, tirando fuori una furia e un'ira profonda. Diventa immediatamente reattivo e aggressivo e soprattutto sviluppa una totale intolleranza verso chiunque provi a dirgli di no. Per lui un rifiuto o un limite posto da un'autorità, che sia un datore di lavoro o un barista, non è solo un intoppo, ma diventa un'offesa personale. Questi scatti di rabbia furibonda non nascono dal nulla quella sera di agosto, sono il risultato di anni passati a gestire la propria frustrazione con la prepotenza. Molti, tra colleghi o tra i conoscenti, archiviano spesso questi comportamenti come un brutto carattere o dicono semplicemente che è uno tosto, che non si fa mettere i piedi in testa. Ma a guardarli bene sono segnali premonitori di una pericolosa incapacità di controllare gli impulsi. È come se la sicurezza che dimostra sui rettilinei dell'Outback ogni tanto si trasformasse nel bisogno di imporsi con la forza su tutto ciò che lo circonda. Siamo nel febbraio del 1983, mancano circa 6 mesi ai fatti di Uluru, ma quello che succede in una stazione di servizio chiamata Three Ways è il biglietto da visita di Douglas Crabb. Three Ways si trova vicino a Tennant Creek, nel territorio del nord, un punto di sosta nel nulla, dove la polvere e il caldo non lasciano molto spazio alla pazienza. Douglas è dentro al bar della stazione, beve. Più avanti, davanti ai giudici, proverà a dire che era sobrio, che il suo era solo un crollo dovuto alla stanchezza e alla mancanza di sonno. Ma i documenti giudiziari non mentono, l'alcol è un fattore presente e documentato. Dalla sua posizione Crabb tiene d'occhio il piazzale. Fuori ci sono 3 ragazzi a bordo di un'auto. Si divertono a importunare un giovane addetto alle pompe di benzina. Sgommano nel piazzale, sollevano polvere, gli urlano insulti. È la classica prepotenza dei bulli di provincia. Douglas li osserva e si innervosisce. Decide di intervenire, ma non lo fa per proteggere il benzinaio. Lo fa perché quel comportamento lo irrita profondamente. Esce dal locale, si piazza davanti a loro e gli urla: «Branco di fannulloni!». I giovani, invece di stare zitti, rispondono, lo sfidano. In quel preciso istante scatta qualcosa nella testa di Douglas. Non c'è un avvertimento, non c'è una discussione. C'è solo un'esplosione di rabbia fisica immediata e totalmente fuori controllo. Si scaglia contro il veicolo, infila le mani attraverso il finestrino e afferra uno dei ragazzi, cercando di tirarlo fuori a forza. Douglas usa una forza tale da scardinare la portiera dell'auto. La tira con così tanta forza da piegare le cerniere e portarle oltre il limite naturale di apertura. Parliamo di una potenza fisica che non ha niente di normale. Il ragazzo riesce a svincolarsi, apre l'altra portiera e riesce a scappare a piedi, dirigendosi verso la boscaglia. Crabbe però non molla. Inizia a rincorrerlo e per farlo addirittura si ferma un secondo per togliersi gli stivali. Vuole correre più veloce sulla sabbia, vuole raggiungerlo a ogni costo. Ma il giovane è più rapido e per sua fortuna riesce a seminarlo sparendo tra la vegetazione. A quel punto Douglas torna verso l'auto, è fuori di sé, inizia a urlare: «Ti distruggerò la macchina». Non sono solo parole, sale sul cofano della macchina con i piedi nudi, poi si arrampica sul tetto e inizia a saltarci sopra. Colpisce la lamiera con tutto il suo peso, con una violenza metodica, finché il tetto non si accartoccia e l'auto non si è ridotta a un ammasso di metallo ammaccato. Spiegherà poi alla polizia che l'ho fatto con una logica precisa. Voleva tirare indietro la sua vittima. Voleva che il ragazzo, vedendo l'auto distrutta, tornasse per continuare lo scontro fisico. Il delirio finisce solo quando arriva la polizia che lo trae in arresto con l'accusa di aggressione e
danneggiamento doloso. Davanti al giudice si dichiara colpevole per i danni al veicolo e sconta un breve periodo di detenzione. Per molti è solo una rissa finita male in un bar di periferia, ma per chi analizzerà i fatti, quel verbale è la radiografia della sua pericolosità. Una rabbia esplosiva che non conosce freni, innescata dall'alcol e pronta a scagliarsi contro persone e oggetti alla minima provocazione. Passa solo un mese dai fatti di Three Ways. È il 24 marzo 1983 e la scena si sposta all'Emporio di Curtin Springs, sempre nel territorio del nord. È una serata a tema country e western, c'è musica, c'è gente che vuole solo staccare la spina e poi c'è lui. È al bar e, come ormai sappiamo, sta bevendo. E sappiamo che in lui l'alcol non concilia il sonno, ma accende una miccia cortissima e pericolosa. Inizia infatti a discutere con altri avventori. I toni si alzano subito, diventando aggressivi. Il gestore e il proprietario del locale intervengono più volte, gli chiedono di darsi una regolata, cercano di riportarlo alla calma con le buone, ma è fatica sprecata. La disputa verbale esplode in un attimo e diventa una rissa furibonda che travolge i tavoli del bar per poi spostarsi all'esterno, nel piazzale. La situazione è così fuori controllo che deve intervenire la polizia. Per darvi un'idea della furia di quest'uomo, un agente è costretto a immobilizzarlo a terra con la forza solo per riuscire a calmarlo un istante. Sembra la fine della serata, se non fosse che, incredibilmente, gli viene concessa una seconda possibilità. Invece di portarlo via in manette, gli permettono di rientrare nel bar, a patto che mantenga un comportamento corretto, ma la tregua dura il tempo di varcare la soglia. Douglas individua subito uno dei suoi avversari di prima e ricomincia a litigare. Ne scaturisce una seconda colluttazione che coinvolge di nuovo il proprietario e le forze dell'ordine. Stavolta la pazienza è finita davvero e viene espulso definitivamente, con il divieto assoluto di rimettere piede nel locale. È in quel preciso istante, mentre viene allontanato con la forza, che secondo un testimone lui pronuncia una frase. Cito: "Se è così, ci entrerò dentro con il mio camion". Ecco, questa non è la classica sparata di un ubriaco che non sa cosa dice. È un presagio terribile. In quelle poche parole c'è già tutto quello che succederà dopo. È come se avesse appena dato a tutti l'anticipazione di ciò che succederà. Sta già pensando di usare il suo camion come un'arma, ma in quel momento nessuno riesce a capire quanto sia reale quel pericolo. È l'ultimo avvertimento, quello definitivo, prima che la sua rabbia diventi reale. Lui negherà sempre con forza di aver mai detto quelle parole, ma il punto è che in quel momento Douglas Crabb ha appena consegnato al mondo il suo piano d'azione. A differenza di quanto successo a Three Ways per i fatti di Curtin Springs, non subisce conseguenze giudiziarie immediate. Eppure, ancora, per chi analizza i fatti a posteriori, questo è il campanello d'allarme definitivo. La dinamica è uno specchio di ciò che accadrà tra pochi mesi. La rissa, l'umiliazione di essere bloccato a terra, l'espulsione forzata dal locale. È lo schema esatto che Douglas replicherà la notte del 18 agosto 1983 all'Inland Motel, solo che quella notte manterrà la promessa. Dopo quello che succede a Curtin Springs, Douglas torna a fare il suo lavoro. Riprende a guidare il suo camion su e giù per l'Australia, ma è chiaro che ormai è un uomo che vive sul filo del rasoio. I due episodi che vi ho raccontato non sono solo risse finite male, sono segnali pesanti. Abbiamo visto la sua forza fisica a Three Ways e quella minaccia spaventosa sul camion a Curtin Springs. Ormai lo schema è quello: lui beve, qualcuno lo irrita e lui esplode. È un ciclo che si ripete e che sta diventando sempre più pericoloso ogni giorno che passa. Siamo quasi ad agosto 1983. In giro c'è un uomo pieno di rabbia che guida un mezzo pesantissimo e che si sente intoccabile. Nessuno ha fermato questa deriva e purtroppo il conto sta per essere pagato da persone che non c'entrano nulla. Persone che quella sera volevano solo stare insieme e che si ritroveranno intrappolate dentro a un incubo all'Inland Motel. Siamo alla notte del 18 agosto 1983.
Douglas Crabb, 36 anni, è in giro già da un po'. Inizia la sua serata al Red Sands Motel, situato nell'area di Uluru. In quel primo locale Douglas si comporta normalmente, beve, certo, e anche tanto, ma sembra tranquillo. Non dà nell'occhio e non crea problemi a nessuno. Poi, intorno alle 11 di sera, decide di spostarsi. Sale sul suo Mac, un camion enorme che in quel momento sta trainando 2 rimorchi, per dirigersi poco più avanti verso il bar dell'Inland Motel, proprio ai piedi del grande monolito. Il pub è pieno, ci sono tra le 40 e le 60 persone. Molti sono operai edili impegnati nel cantiere di Yulara. Infatti per l'area è un momento di grande cambiamento. Stanno costruendo da zero un nuovo complesso turistico a chilometri di distanza, proprio per liberare la base del monolito dalle strutture ricettive. L'idea è quella di smettere di trattare Uluru come un semplice parco giochi e restituire un po' di rispetto a quella terra, che per la cultura aborigena è un luogo profondamente spirituale, quasi intoccabile. Oltre ai lavoratori, nel bar c'è anche molta gente del posto e gruppi di amici che si sono ritrovati lì per passare una serata tranquilla. È un mix di persone che cercano solo un momento di pausa dopo una giornata di lavoro, ma l'ingresso di Douglas rompe questa normalità fin da subito. Inizia a dare fastidio a tutti e decisamente su di giri. Pizzica il fondoschiena di una ragazza di 20 anni, Bernadette Schiller, che letteralmente lo manda a quel paese. Non contento, quando i baristi si rifiutano di servirlo perché è palesemente ubriaco, lui scavalca il bancone, cerca di prendersi una bottiglia da solo e finisce per sferrare un pugno a un dipendente. A quel punto intervengono 3 uomini, lo trascinano a terra e lo immobilizzano per un po'. Sembra che si sia dato una calmata, così lo lasciano alzare, ma è solo un'illusione. Douglas non ne vuole sapere. Appena si rimette in piedi, ricomincia subito a provocare e a creare disordine, rendendo impossibile la serata a tutti. È a quel punto che la pazienza finisce. A 00:30 viene preso e sbattuto fuori dal locale definitivamente. Ma lui non ha nessuna intenzione di andare a smaltire la sbronza altrove. Cammina per circa 500 metri nel buio, raggiunge il suo Mac da 25 tonnellate e si mette al lavoro. In quel momento dimostra una lucidità spaventosa. Nonostante tutto l'alcol che ha in corpo, Douglas riesce a sganciare il secondo rimorchio. È una manovra pesante che richiede forza e una certa precisione, eppure la porta a termine senza errori. Lo fa per un motivo preciso. Senza quel secondo peso morto, il camion diventa molto più rapido, facile da gestire e pronto a scattare. In 40 minuti di lavoro trasforma un mezzo di trasporto in un'arma d'assalto micidiale. 1:10 del mattino. Douglas accende il motore e il rombo del Mac rompe il silenzio del deserto. Non è una partenza normale. Schiaccia l'acceleratore a tavoletta e l'autotreno parte a tutta velocità, caricando come un toro infuriato. Percorre una curva cieca con i fari che tagliano il buio, poi piomba nel parcheggio del motel. Le ruote sollevano polvere e ghiaia mentre scarta di un soffio un minibus parcheggiato. Ma non accenna minimamente a frenare, anzi accelera ancora. Douglas punta dritto alla parete di mattoni dietro cui, pochi istanti prima, è stato cacciato malamente. Sta cercando l'impatto. Il muso d'acciaio del camion punta dritto al cuore del bar, dove la musica e le voci degli altri coprono ancora il rumore del motore. E in quel momento, all'interno del bar, Bernadette è ferma vicino al jukebox. Ha solo 20 anni e si sta godendo la serata, quando un riflesso la spinge a guardare verso la finestra. È una frazione di secondo. Vede questi 2 fari giganti abbaglianti che puntano dritti su di lei e corrono a una velocità folle. Non ha il tempo di urlare, non ha il tempo di scappare o di capire cosa stia succedendo. Resta lì, immobile, accecata da quella luce bianca che sta per travolgerla. Poi, in preda al terrore, si getta a terra, rannicchiandosi istintivamente in posizione fetale, aspettando la fine. Subito dopo il boato.
Il muro di mattoni si sbriciola e il Mac entra nel bar travolgendo tutto. Tavoli, sedie e persone. L'impatto è indescrivibile. I testimoni racconteranno che era sembrata l'esplosione di una bomba. Il camion sfonda il muro e penetra nel locale per tutta la lunghezza del rimorchio. Abbatte tutto, mattoni, metallo, persone. L'unica cosa che evita il crollo totale del tetto sui sopravvissuti è paradossalmente proprio la motrice, rimasta incastrata che fa da pilastro. Dentro il bar è l'inferno. C'è fumo, buio e solo i fari del camion che illuminano il disastro. Un silenzio terrificante interrotto solo dai lamenti di chi soffre e da quel motore che resta acceso. Quando riapre gli occhi, Bernadette Schiller si accorge che le ruote del camion sono a pochi millimetri dal suo viso. È viva, ma è coperta dalla materia cerebrale dei suoi amici, che purtroppo sono morti sul colpo, proprio accanto a lei. E lì a terra, ferma, e poco distante da lei c'è un uomo, il signor Hennigan. Lui è rimasto incastrato sotto il paraurti del camion, semi coperto dai mattoni, e urla disperatamente perché ha paura che il mezzo si muova ancora. In quel momento Douglas scende dalla cabina. Hennigan gli chiede aiuto, e qui c'è il dettaglio che ti fa capire chi è davvero quest'uomo. Invece di aiutarlo, Douglas lo fissa e gli fa un sorriso, quasi compiaciuto, un ghigno, mentre l'altro sta lì sotto a urlare per la vita. Lo guarda, gli ride in faccia e poi lo scavalca, come se fosse solo un ostacolo sulla sua strada. Ronald Slin, un capocantiere, ha la gamba sinistra incastrata sotto l'asse del camion. Riesce a liberarsi a fatica, ma la prima cosa che vede è sua moglie, Patricia Slin, 45 anni, schiacciata a morte sotto il mezzo. Bernadette, nonostante le costole rotte, prova a soccorrere un anziano che perde sangue dalla testa. Lui è sotto shock e continua a ripetere: mia moglie è morta. Quella notte, oltre a 20 feriti, muoiono sul colpo 4 persone. David Seng, 24 anni, Adrian Dernin, 21 anni, Helen Fuller, 22 anni, Patricia Slin, 45 anni, morta sotto gli occhi del marito, Leslie McKay Ramsey, 35 anni, che morirà dopo 5 ore e mezza di agonia in ospedale. Come vi dicevo, mentre il fumo e la polvere riempiono quello che resta del bar, Douglas scende dalla cabina e passa attraverso lo squarcio che ha aperto nella parete. Una volta fuori, nel piazzale del motel, incrocia un uomo che alloggia lì nella struttura. In quel momento c'è una confusione totale e quest'uomo, vedendo Douglas uscire dalla nube di fumo, pensa che sia un sopravvissuto e che stia scappando in preda allo shock. Prova quindi ad avvicinarlo per aiutarlo. Douglas si ferma e risponde con una frase che in seguito è stata interpretata quasi come una missione di colpa. Ok, amico, non vado oltre, sono andato abbastanza lontano, ma sinceramente io la vedo in modo diverso. Non so come abbiano fatto a leggerci una missione, perché secondo me Douglas in quel momento stava solo simulando. Recitava la parte della vittima sotto shock per trarre in inganno quell'uomo e farsi lasciare in pace. Dire mi sono allontanato abbastanza serviva a sembrare uno dei sopravvissuti che scappavano dall'esplosione, un modo per non attirare sospetti e guadagnare tempo. E infatti il piano funziona. Mentre l'ospite del motel si volta un istante per cercare aiuto, convinto di aver soccorso un ferito, lui ne approfitta. Gli basta quel secondo. Quando l'uomo si gira, lui è già sparito. È fuggito nel bush, la boscaglia, svanendo nel buio del deserto, dove rimarrà nascosto per le 8 ore successive. Ma dobbiamo fermarci un momento, perché quello che succede subito dopo lo schianto è un capitolo di puro caos. L'impatto del Mac contro la parete è così violento che chi dorme nelle stanze del motel balza dal letto. Pensano tutti all'esplosione di una bomba. L'allarme scatta all'istante, ma nei primi minuti i soccorsi sono portati solo da chi si trova già sul posto. Il personale del motel e gli ospiti che non sono nel bar si riversano nel piazzale. Si trovano davanti a una scena surreale, una nuvola densa di fumo
e polvere di mattoni che rende quasi impossibile respirare. Senza aspettare i medici da Alice Springs, che sono ancora lontani, le persone iniziano a scavare con le mani nude tra le macerie. Bisogna fare in fretta, perché il rischio è che il soffitto, ormai senza più appoggio, crolli definitivamente sopra i sopravvissuti. In pochissimo tempo la sala da pranzo adiacente viene svuotata dai tavoli e trasformata in una clinica d'emergenza improvvisata. Diventa il centro di tutto. I feriti vengono estratti dal bar e portati lì a braccia per essere stabilizzati alla meglio. C'è chi cerca di fermare le emorragie con le tovaglie del ristorante e chi prova a dare un briciolo di conforto a chi è in stato di shock totale. Mentre le persone combattono questa battaglia disperata, arrivano le prime pattuglie della polizia. Gli agenti devono gestire una situazione difficilissima, prestare aiuto, ma allo stesso tempo isolare l'area per proteggere la scena del crimine. Devono evitare che il viavai della gente comprometta i futuri rilievi scientifici. In quegli istanti, tra le urla e il rumore del motore del camion che continua a girare, l'unica priorità è cercare di strappare alla morte quante più persone possibile. Mentre i soccorritori scavano tra le macerie, Douglas è già lontano. Si allontana nel buio, lasciandosi alle spalle il fumo e le urla, e inizia a camminare. Percorre a piedi circa 22 km nel deserto, una distanza enorme se considerate le condizioni di quella zona, tra il terreno irregolare e il vuoto totale del territorio australiano. È una fuga solitaria, senza meta, che lui cercherà di giustificare molto più avanti. Al processo, infatti, proverà a raccontare una versione dei fatti che definire assurda è poco. Dichiarerà di aver avuto un vuoto di memoria totale subito dopo lo schianto. Dirà di essersi svegliato avvolto sopra un cespuglio nel bel mezzo della vegetazione, senza avere la minima idea di come fosse finito lì. Aggiungerà anche un dettaglio che sembra uscito da un film. Riferirà di avere un vago ricordo di qualcuno, una voce nel buio che gli gridava «Scappa, scappa, arrivano i poliziotti». Secondo lui sarebbe stata quella voce a spingerlo a correre ancora più lontano nel nulla. Ma è una recita, l'ennesima, messa in piedi solo per tentare di apparire come un uomo confuso e fuori di sé, invece di un semplice fuggitivo. Comunque, per la polizia risalire al responsabile di quell'atto è un attimo. Come potrete immaginare, è lo stesso camion a parlare. Attraverso i documenti trovati nell'abitacolo scoprono l'identità dell'autista che lo guida. E c'è un solo luogo in cui può essersi dileguato. Quindi non perdono tempo. Gli agenti sanno bene che il deserto è una vera trappola e che se Douglas decidesse di nascondersi tra gli arbusti potrebbe diventare un fantasma. Per questo decidono di non fare di testa propria e chiedono aiuto a chi quella terra la conosce da millenni. Vengono attivati i tracciatori aborigeni. Tra loro c'è un uomo il cui contributo diventa fondamentale, Nipper Win Marty. È lui che si mette al lavoro sul terreno, portando avanti quelli che sono dei veri e propri rilievi scientifici basati su una conoscenza millenaria delle tracce. Will Marty si china sulla sabbia, analizza ogni centimetro e riesce a leggere segni che per chiunque altro sarebbero invisibili. Anche se Douglas è lucido e tenta in ogni modo di far perdere le sue tracce, provando a cancellare le impronte o a mimetizzarsi nella vegetazione più fitta, Will Marty non si lascia ingannare. Interpreta la direzione, il peso dei passi, ogni ramo spezzato e guida gli agenti senza sbagliare un colpo attraverso il nulla, seguendo ogni minimo segno lasciato dal fuggitivo. Arriviamo alla mattina del 18 agosto, sono passate 8 ore da quando Douglas sparisce nel nulla e, finalmente, lo vedono riemergere dal bush, proprio vicino al cantiere del villaggio turistico di Yulara. È in condizioni pietose, estremamente stanco, provato. Del resto è un uomo che ha camminato fino allo sfinimento nel deserto. Ad intercettarlo è William O'Neill, il responsabile del catering del campo. In quel momento Douglas è distrutto, non accenna minimamente a scappare o a reagire. Resta lì, quasi rassegnato, ad aspettare che le sirene della polizia si avvicinino. Ma è proprio in quegli istanti di attesa che commette l'errore fatale, quello che distrugge ogni sua possibile difesa. O meglio, che distruggerà. Mentre aspetta gli agenti insieme a O'Neill,
Douglas gli rivolge una domanda specifica. Quanto è stato grave il danno al motel? In un secondo tutta la sua futura tesi del vuoto di memoria va in pezzi. Se davvero ti svegli su un cespuglio senza sapere come ci sei finito, come fai a sapere di aver colpito il motel? È la prova che è rimasto lucido tutto il tempo. O'Neill lo guarda e non ci vede più dalla rabbia. Gli risponde secco che il danno è totale e che sono morte almeno 4 persone, tra cui uno dei ragazzi che lavorava con lui in cucina. Poco dopo la polvere del piazzale si alza e fanno capolino le pattuglie che arrivano a colpo sicuro. Gli agenti bloccano Douglas Crabb, gli stringono le manette ai polsi e lo caricano per il trasferimento verso la centrale. L'accusa per lui è di omicidio plurimo. Dopo il trasferimento alla centrale di Alice Springs, la situazione si fa concreta. Le accuse formalizzate sono pesantissime, 5 capi d'accusa per omicidio. Nell'ottobre dello stesso anno, durante l'udienza preliminare, in aula proiettano un video della polizia. Sono immagini crude, girate subito dopo la strage. Si vede il retro del motel trasformato in un obitorio improvvisato, con i corpi delle 4 vittime morte sul colpo adagiate a terra. In quel momento tutti gli occhi sono su di lui, ma Douglas resta immobile, inespressivo, non batte ciglio di fronte all'orrore che ha scatenato. Il processo vero e proprio si apre nel marzo del 1984. La difesa prova a dipingerlo come un uomo instabile, sì, ma senza disturbi del controllo degli impulsi. Però i fatti dicono altro, e a ricordarlo in aula ci sono i nomi di chi non c'è più. David Seng, di 24 anni, Adrian Dernin, di 21 anni, Helen Fuller, di 22, e Patricia Slin, 45 anni. A loro si aggiunge Leslie McKay, 35 anni, che si è arresa in ospedale dopo ore di agonia. I testimoni dell'accusa sfilano uno dopo l'altro e il loro racconto è un colpo nello stomaco. C'è Bernadette Schiller, la ragazza molestata da Crabb prima della rissa, che ricorda ancora quei fari lanciati verso di lei. C'è Ronald Slin, il responsabile del cantiere, che racconta di essere rimasto incastrato sotto l'asse del camion e di aver trovato il corpo di sua moglie Patricia proprio lì, accanto a lui. E poi il signor Hennigan, lui è l'uomo che, mentre era intrappolato sotto il camion, ha guardato Crabb negli occhi, ricevendo in cambio quel sorriso gelido. Un istante prima di darsi alla fuga. A inchiodarlo ci sono anche le sue stesse parole. William Hugh O'Neill, l'uomo del catering che lo intercetta a Yulara, riferisce una frase che suona come una confessione. Quali sono i danni al motel? Crabb sa benissimo cosa ha fatto. Persino Nipper Win Marty, il tracciatore aborigeno, è fondamentale per il processo. Ha ricostruito passo dopo passo la sua fuga di 22 km nel deserto. Il dottor Kevin Andrew Patrick espone i rilievi scientifici emersi durante l'esame autoptico, confermando la potenza dell'impatto. Ma Crabb gioca alla carta del vuoto di memoria. Dice di ricordare quando ha sganciato il rimorchio, ma che da lì in poi è il buio. Sostiene di essersi svegliato solo dopo lo schianto, sentendo il rumore assordante dello scarico del camion. Dice che non si sente capace di una cosa simile, ma la sua versione non regge. Manovrare un mezzo di 25 tonnellate a quella velocità in una curva cieca richiede una precisione che un uomo in blackout non può avere. Il crollo definitivo arriva durante il controinterrogatorio. Gli chiedono: era consapevole che guidare contro il muro del bar avrebbe probabilmente ucciso qualcuno? Lui risponde: sarebbe stato altamente probabile. E la fine. La giuria lo dichiara colpevole di tutti e 5 gli omicidi. Il giudice emette la sentenza, 5 ergastoli consecutivi. Nel territorio del nord, all'epoca, l'ergastolo significa una cosa sola: l'intera vita naturale dietro le sbarre, senza possibilità di rilascio. Quando gli chiedono se ha qualcosa da dire, Crabb risponde solo no, niente. Ma in realtà Douglas Crabb non accetta il verdetto. I suoi avvocati giocano la carta del ricorso e la battaglia si sposta presso la Corte federale. Qui accade quello che nessuno si aspettava. Il giudice Muired rileva un errore tecnico fatale commesso durante il primo processo. In pratica, il giudice di primo grado aveva commesso un passo falso nel riassumere il caso alla giuria, quello che in gergo tecnico si chiama summing up.
Aveva detto ai giurati che avrebbero potuto condannare Crabb se avessero ritenuto che lui fosse consapevole che la morte di qualcuno fosse una semplice possibilità. Ma per la Corte federale questo è un errore gravissimo. Dire che un evento è possibile è troppo generico, troppo vago. Per una condanna di omicidio così pesante, la legge richiede una soglia molto più alta. L'imputato deve sapere che quell'evento è probabile, ovvero che c'è una possibilità reale e concreta che accada. È un tecnicismo, lo so, ma in tribunale le parole sono tutto. Poiché il giudice aveva spiegato le regole in modo impreciso, il verdetto non poteva più essere considerato valido. Risultato? Le 5 condanne vengono annullate, tutto cancellato. Douglas Crabb, per il momento, torna a essere un uomo in attesa di giudizio e viene ordinato un nuovo processo da zero. L'accusa però non ha intenzione di mollare e decide di portare il caso davanti all'Alta Corte d'Australia. È qui che 5 giudici di altissimo profilo, guidati dal Chief Justice, Sir Harry Gibbs, si riuniscono per mettere un punto definitivo a questa storia. Il 26 marzo 1985 emettono una sentenza storica, confermano che serve la probabilità e non la semplice possibilità, ma aggiungono un principio che diventerà una colonna del diritto, l'equivalenza morale. Chi agisce con indifferenza sconsiderata, sapendo che molto probabilmente ucciderà qualcuno, è colpevole esattamente come chi punta un'arma e preme il grilletto con l'intenzione di farlo. Questa decisione blocca ogni via di fuga legale per Crabb. La prima condanna resta annullata per l'errore tecnico, ma le nuove regole sono scritte. Per capirci meglio, se io lancio un sasso da un cavalcavia su un'autostrada trafficata, non so esattamente chi colpirà, ma so che è altamente probabile che qualcuno muoia. Ecco, questa legge dice che se decido di lanciarlo comunque, la mia indifferenza vale quanto l'intenzione di togliere la vita a qualcuno. Non è un incidente, è omicidio. Ed è esattamente questo il principio che ha riportato Douglas Crabb davanti ai giudici. Nel settembre del 1985 a Darwin si apre il processo. Crabb è di nuovo alla sbarra e, nonostante tutto, non cambia versione. Continua a dichiararsi non colpevole, aggrappandosi ancora a quel voto di memoria, che ovviamente non ha mai convinto nessuno. Ma la giuria non ha dubbi. Il 7 ottobre viene riconosciuto colpevole di tutti e 5 i capi d'accusa. La sentenza è durissima, 5 ergastoli consecutivi. In quel momento nel territorio del nord la legge è spietata. Life means life. Significa che Crabb deve restare in prigione fino al suo ultimo respiro, senza alcuna possibilità di uscire. Per 20 anni resta in cella con la certezza che morirà lì dentro. Poi, nel 2004, succede qualcosa che cambia le carte in tavola. Entra in vigore una riforma legislativa. Questa nuova legge abolisce l'ergastolo ostativo obbligatorio e impone ai tribunali di fissare un periodo minimo di detenzione per tutti, anche per chi sta già scontando la pena. È qui che entra in gioco il giudice capo Brian Ross Martin. Il suo compito è delicatissimo. Deve ricalcolare la pena per l'uomo che ha seminato il terrore nell'Inland Motel. Il pubblico ministero spinge per una punizione esemplare e il giudice Martin non si tira indietro. Fissa il minimo della pena a 30 anni di prigione, la condanna più lunga mai inflitta nella storia del territorio fino a quel giorno. Le motivazioni del giudice sono giustamente forti. Parla di un'indifferenza callosa. Cita il fatto che Crabb abbia usato un autotreno da 25 tonnellate come un'arma letale contro persone indifese. Ma c'è un dettaglio che pesa più di tutti: il sorriso a Hennigan, ve lo ricordate? Quell'uomo intrappolato che implorava aiuto. Crabb lo ha guardato negli occhi. Gli ha rivolto un sorriso gelido e se n'è andato nel deserto senza un briciolo di emozione. Le perizie psichiatriche del 2004 confermano un profilo inquietante. Crabb ha un'intelligenza superiore alla media. Non è pazzo, non ha psicosi. La sua è stata rabbia narcisistica, alimentata dallo stato di alterazione, ma sapeva benissimo che quel gesto avrebbe ucciso. Nonostante in carcere Crabb si sia comportato da detenuto modello, imparando ben 5 mestieri, il giudice Martin è irremovibile. Il massacro del motel resta nella categoria dei crimini peggiori. Tuttavia,
Con il ricalcolo e la retrodatazione della pena al giorno dell'arresto accade l'inevitabile. Il 18 agosto 2013, all'età di 66 anni, Douglas Crabbe diventa ufficialmente idoneo a presentare richiesta di libertà vigilata. Da quel giorno però è iniziata un'altra battaglia, una battaglia combattuta dai sopravvissuti e dai familiari delle vittime, decisi a tutto pur di non permettere che quell'uomo torni mai più a camminare libero. Siamo nel 2005, dopo oltre 20 anni passati dietro le sbarre del territorio del nord, Douglas Crabbe ottiene il trasferimento nella prigione di Acacia, vicino a Perth, in Australia occidentale. Non è una mossa strategica, ma una concessione per motivi umanitari. Sua sorella Flo e l'anziana madre Thelma hanno supplicato le autorità per averlo più vicino. Vogliono stargli accanto nei loro ultimi anni. In carcere Douglas è quello che le guardie definiscono un detenuto modello. È pacato, lavora sodo. Sembra un uomo che ha deciso di ricostruirsi pezzo dopo pezzo. Impara ben 5 mestieri, dalla meccanica alla saldatura fino all'informatica. Partecipa a ogni programma di riabilitazione possibile, cercando di dimostrare al mondo che il mostro di quella notte non esiste più. Ma fuori dalle mura di Acacia il tempo non ha guarito nulla. I sopravvissuti hanno costruito un muro d'acciaio contro la sua libertà. Bernadette Schiller, dopo 34 anni di silenzio, nel 2016 decide di parlare. Il suo racconto è un pugno nello stomaco. Dice di vivere in un inferno senza fine. Rivive ogni singola notte l'immagine dei suoi amici David e Adrian e di come i resti dei loro corpi finiscono sui suoi vestiti. Per Bernadette non c'è riabilitazione che tenga. Se quell'uomo esce, per lei potrà colpire ancora. Dello stesso avviso è Lydia Hanna, che quella notte ha perso 4 dei suoi più cari amici. Per lei l'idea che Crabbe possa tornare libero è ridicola. Paragona quel camion a una pistola puntata sulla folla. Chi preme il grilletto in quel modo non può avere una seconda possibilità. I sopravvissuti hanno gridato attraverso i loro Victim Impact Statements, i documenti ufficiali che portano il loro dolore davanti ai giudici. Bernadette e gli altri sono stati chiarissimi. Per loro quello di Douglas non è vero pentimento, ma solo una strategia per uscire. Eppure c'è chi lo aspetta, suo figlio Anthony Crabbe, che ironia della sorte è diventato lui stesso un camionista. Lotta pubblicamente per suo padre. Descrive Douglas come un uomo dal cuore d'oro, ormai l'ombra di se stesso, che piange ogni giorno per il suo rimorso. Anthony ha supplicato le autorità: lasciatelo uscire, permettetegli di conoscere i suoi 10 nipoti e di vedere sua madre prima che sia troppo tardi. Ma la politica e la giustizia finora sono rimaste sorde a queste preghiere, e aggiungerei giustamente. Il procuratore generale ha respinto le richieste di rilascio più e più volte. L'ultima porta gli è stata chiusa in faccia pochissimo tempo fa, il 14 agosto 2025. Il procuratore Tony Booty è stato categorico. La gravità di quella strage, 5 morti e 16 feriti, e il dolore mai sanato dei sopravvissuti pesano più di qualsiasi buona condotta in cella. Oggi Douglas Crabbe ha quasi 80 anni, è ancora lì, ad Acacia. Nonostante i pareri favorevoli della Commissione per la buona condotta, il governo ha scelto di onorare il dolore delle vittime. Non potrà presentare una nuova domanda di libertà vigilata prima della fine del 2026. E io, se ci saranno delle novità, non mancherò di fare un aggiornamento per tenervi informati. Mentre mettevo insieme i pezzi di questa storia, mi sono fermata spesso a pensare. È facile perdersi tra sentenze, rinvii e tecnicismi legali, ma se chiudiamo gli occhi, il rumore che resta non è quello delle aule di tribunale, è il silenzio che è calato in quel bar dopo lo schianto. In questi 40 anni si è parlato tanto, forse troppo, dei diritti di Douglas Crabbe, della sua condotta e dei suoi mestieri imparati in cella, ma la verità è che il tempo per David, Adrian, Helen, Patricia e Leslie si è fermato in un istante di agosto del 1983. Loro non hanno avuto una seconda possibilità, non hanno potuto invecchiare, non hanno potuto conoscere i propri nipoti. Penso che l'empatia in casi come questo debba essere il punto da cui partire. Empatia per chi oggi
a distanza di una vita intera, sussulta ancora se sente il rombo di un motore pesante. Empatia per chi ha scelto di trasformare il proprio dolore in una battaglia legale per impedire che l'orrore si ripeta. Perché onorare le vittime non significa solo ricordare i loro nomi, ma fare in modo che il loro sacrificio non venga dimenticato sotto il peso della burocrazia. Voi cosa ne pensate? È possibile bilanciare il diritto al recupero di un uomo con il peso di una strage così spietata? Mi farebbe davvero piacere conoscere la vostra riflessione nei commenti. Parliamone perché ogni vostro pensiero aiuta a mantenere viva la memoria di chi non può più parlare. Raccontare queste storie con rispetto è la mia priorità e il vostro supporto conta davvero per continuare questo lavoro. Grazie di cuore per aver percorso questo miglio con me. Ci vediamo al prossimo. Ciao!